Subite no Utsukushi ni Ohayou gozaimasu o Genki desu ka? Bentornati amichetti su Malartino, il vostro canale YouTube di riferimento per tutto ciò che riguarda i vlog e la divulgazione di stampo artistico. Noi amici abbiamo ancora una matassa da sbrogliare, abbiamo ancora un mistero da risolvere. Quanti enigmi ancora las meninas del maestro Velasquez ha da proporci? Quanti dettagli ancora ci faranno esplodere le cervella? Beh, non ci resta che scoprirlo dopo la sigla. Come? Abbiamo una sigla? Sì, abbiamo una sigla! Stiamo diventando sempre più professional. Sempre più professionals. Vamonos! Eccoci qua signori, siamo tornati nello studio del nostro artista preferito, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Se siete nuovi e vi state chiedendo il perché siamo finiti qui, beh, vi lascio qua sopra, qua sotto nell'info box in descrizione il link dello scorso episodio di come ci si può approcciare a un'opera d'arte. Scopriamolo insieme, così capirete come mai siamo finiti qui. Per chi invece c'è e continuerà ad esserci, piccolo backup generale su quello che ci siamo detti. Allora, Velázquez si autocita con pennello tavolozza, metatela, tela nella tela, che raffigura al cui interno ci sarà sicuramente ciò che sta di fronte a Velázquez stesso. E i veri protagonisti di quest'opera non sono le figure rappresentate, ma chi gli sta di fronte, e il seguito lo scopriamo adesso. Eh sì, perché noi siamo i protagonisti di quest'opera, a scanso di equivoci, ma quello che fa Velázquez, il suo genio, la sua forza wow rivoluzionaria, sta nel darci anche un'identità, nel darci anche una fisionomia, nel darci una faccia, un nome e un cognome. Cioè non solo ci rende protagonisti, ma ci dice anche chi siamo come protagonisti all'interno di quest'opera. E per capire quello a cui mi sto riferendo, bisogna zoomare un pochino proprio qui tra una delle damigelle di corte, appunto una delle las meninas che dà il nome all'opera, e l'infanta Margherita, primogenita di Filippo IV, per capire che qua sopra si trova ciò che all'apparenza può sembrare un quadro e che in realtà è uno specchio. E cosa fa uno specchio? Uno specchio riflette ciò che gli sta di fronte, e quindi ciò che starà di fronte anche a tutti questi personaggi. E che abbiamo qui? Cerchiamo un po' di identificarli. Allora prendiamo il nostro bel cerchietto giallo per il re Filippo IV di Spagna, e rosso per la consorte Marianna d'Asburgo. Quindi non solo siamo i protagonisti di quest'opera, siamo coloro a cui vengono dedicate tutte le attenzioni dei personaggi riprodotti all'interno dell'opera, ma siamo i reali di Spagna. Qui Velázquez fa una cosa rivoluzionaria, fa una cosa incredibile, perché sfonda prepotentemente la quarta parete, cioè ciò che si trova all'interno di questo quadro, il momento congelato all'interno di questo quadro, suggellato in quest'opera, è visceralmente connessa con tutto ciò che sta fuori. Ok? Non esiste più una finzione, perché tutto insieme è tutto collegato. La storia narrata, il momento narrato in quest'opera è connesso con ciò che gli sta fuori, e noi ne siamo protagonisti, e noi ci stiamo dentro fino al collo. Tant'è che abbiamo anche l'onere e l'onore di rappresentare i due reali di Spagna. La scena che vediamo all'interno di quest'opera è quella che vedrebbero e che probabilmente hanno visto Filippo IV e Marianna nel momento in cui sono stati sicuramente riprodotti all'interno di un quadro realmente esistente. Ma noi stiamo vedendo il loro punto di vista nel momento esatto in cui tutto ciò sta succedendo, e ciò è assolutamente incredibile, è assolutamente fenomenale. La vera rivoluzione sta proprio in questo. E con due semplici dettagli, con due pochi dettagli, questo specchio qua sullo sfondo e la metatela, e più chiaramente la tavolozza e il pennello, Velázquez fa tre cose incredibili. Anzitutto
prima cosa, emancipa se stesso da ruolo di manovale a ruolo di intellettuale. Lui con il pennello e con la tavolozza dice a gran voce: non sono solo un artigiano, io sono un artista, sono un intellettuale che grazie alla mia forza creatrice, grazie al mio acume, grazie alla mia creatività sono in grado di dare vita a ciò che voglio. E questo ha valore, questo ha un forte valore, ha un'importanza stratosferica. Secondo punto, ribalta completamente i ruoli di figure rappresentate e di chi guarda la rappresentazione. I protagonisti di quest'opera, come abbiamo già detto diverse volte, non sono i personaggi rappresentati, sono chi guarda la rappresentazione. E ciò non di meno, con il dettaglio dello specchio sullo sfondo ci dà anche un'identità. È come se giocassimo un po' ad essere i reali di Spagna in questo senso. È come se fossimo un po' degli attori, avessimo una parte recitativa, performativa in questa scena, in questo momento. È assolutamente incredibile, è assolutamente meraviglioso. Stiamo parlando di qualcosa successo 4 secoli fa, nel 1600, a metà del 1600, 1654. È fortissimo. Fontana 4 secoli dopo, fa lo squarcio su una tela, rompe anche lui la quarta parete, rompe anche lui l'idea che ciò che si trova in un quadro è esterno da ciò che sta fuori. Ma Velázquez lo precede di 4 secoli e lo fa con una maestria e con una bellezza veramente indicibili, meravigliose. Allora signori, io sto vedendo. Intanto mi auguro francamente che questa cosa vi sia rimasta, vi abbia colpito. Io mi auguro che il giorno in cui andrete al Prado, al Museo del Prado a Madrid, e ci dovete andare e ammirerete quest'opera in tutta la sua bellezza, la vedrete con occhi estasiati, con occhi diversi, perché ha veramente tanto da offrire, ha veramente tanto da far scoprire. Vi avevo promesso nella scorsa puntata che vi avrei parlato anche di un'altra opera, Il Cenacolo, però sto vedendo dei minutaggi che siamo quasi a 7 minuti di registrazione, quindi per non tenervi qua delle ore, perché ragazzi c'è tantissimo di cui parlare anche qui, poi con questo su questo sito meraviglioso, si chiama Alta Definizione, con quest'H ben aspirata che vi permette di entrare nel dettaglio più profondo e stratosferico delle opere senza perdere di qualità. E voi mi direte: perché non l'hai fatto anche su Las Meninas di Velázquez? Purtroppo perché non è presente. Hanno un repertorio vastissimo, ma purtroppo non di tutto, e c'è tantissimo di cui parlare anche qui, tanti dettagli, tante cose veramente incredibili, bellissime. Però preferisco lasciarvi, lo so, sono fetente, con Las Meninas la concludiamo qui e poi troviamo il pretesto per riuscire a parlare anche di quest'opera, perché sicuramente ci possiamo arrivare. Allora, lasciatemi un commento qua sotto, lasciatemi un like, di modo che io possa capire che i contenuti che sto portando, la maniera in cui li sto portando, vi aggradano, vi sono piacevoli alla vostra vista. Questo per me è fondamentale, è importantissimo. Per voi si tratta solo di schiacciare un pulsantino e digitare sulla tastiera. Per me è un'importanza stratosferica. Attivate la campanellina di modo da rimanere sempre aggiornati sui vari contenuti che posterò nel corso del tempo. E ciò non di meno, cercatemi su Instagram con la nomenclatura di Maleandrino, perché almeno una volta a settimana posterò qualcosa e ci saranno delle sorprese man mano che si va avanti. Io mi auguro veramente di avervi lasciato qualcosa. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.